Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele e benvenuti anche a questo nuovo appuntamento della nuova uscita di Iron Man numero 76. Eccola qui, andiamo subito ad aprirla. Allora, questi li vediamo dopo. Allora ragazzi, innanzitutto come sempre vi ringrazio per le iscrizioni, per le visualizzazioni. Mi raccomando, se avete piacere anche una volta iscritti al mio canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Allora, come sapete anche io amo fare, o meglio, dare la possibilità a coloro i quali per una ragione o per un'altra non hanno voluto o potuto fare la collezione. Quindi questo ovviamente che andremo a vedere adesso è dedicato più a loro, dal momento che voi, se volete, vi potete leggere tutte le riviste, i vostri fascicoli, come ovviamente posso fare io. Allora, prima copertina, abbiamo detto il numero 76. Io adesso, come di consueto, prenderò il cellulare con la mano per potervi far vedere meglio le scritte, quindi darvi la possibilità di leggere l'interno dei fascicoli. Prima pagina dei servizi, come su ogni collezione. Ecco qui ragazzi, se avete piacere di leggere potete farlo. Mentre voi che fate la collezione potete mandare avanti il filmato, non lo fate. No, lo sapete che vi dico di non farlo ragazzi. Guardatemi, guardateli tutti i filmati, non vi annoiate di guardare i filmati di Michele che sono lunghi. Ragazzi, i filmati di Michele sono lunghi perché io nel mio canale non mi limito al solo montaggio, ma cerco, qualora ci fosse la necessità, la soluzione ai problemi. Lo so, sono d'accordo con voi, non ci dovrebbero essere, scusate ragazzi sto mettendo via un pezzo, non ci dovrebbero essere con quello che paghiamo, ma purtroppo accade, il modellismo è anche questo. Ma quello che conta è risolverli e migliorarli senza andare a rovinare il modello ovviamente, ed è quello che io mi impegno sempre a fare e chi mi segue lo sa, trovare la soluzione per migliorare la stabilità, come ad esempio le piattine che ho messo all'interno dello stivale, quelle d'alluminio, che le potete tutte trovare sui video che ho fatto ovviamente. Questo lo andremo a vedere dopo, che è il contenuto di quello che c'è nel fascicolo. Questo uguale, lo andremo a vedere dopo. Stavo dicendo che se il braccio non vi sta in posizione perché è troppo pesante e l'articolazione risulta troppo debole, io ho risolto anche quel problema. Se la mano vi risulta debole, io ho risolto anche il problema. All'interno del ginocchio, ormai in tutta Europa si usa a stampare il pezzo con il 3D. Bravissimi ragazzi. Io all'inizio mi sono accorto del perno molto fragile e ho creato il supporto con un tappo. Per chi volesse cimentarsi in quella piccola modifica non spende assolutamente nulla. Qui si legge meglio se mi avvicino. Oppure anche l'interruttore un po', diciamo, che balla del casco, anche quello si è risolto. E altre cose che adesso non mi vengono in mente ragazzi. Ecco, questo è un canale che si dedica non solo al montaggio come ho già detto, ma a risolvere eventualmente dei problemi per migliorare la funzionalità in questo caso e la stabilità dell'armatura. Ecco perché i video di Michele sono più lunghi.
Non crediate che io non riesco a fare dei video di 7-8 minuti, potrei anche saltarmi questa parte qui. Però penso di fare una cosa buona per chi ha voglia di leggere i contenuti di queste riviste che, come dico sempre, sono un valore aggiunto al modello già bello. E che bellezza è questo modello, ragazzi. Tanti scrivono, dicono che ma ha troppi difetti, ma non è vero, non è vero. Tutte cose risolvibilissime e alla fine avremo un modello meraviglioso, già ce ne siamo accorti, che bello. Allora, ultima pagina. Nella prossima uscita, la 77, costruisci la sesta parte del torace. Ecco qui. Allora ragazzi, un attimo solo che preparo bene tutto. Eccoci qua. In questa uscita assemblerai la struttura della protezione della spalla sinistra che è simmetrica rispetto a quella della spalla destra. Quindi è uguale ovviamente a quella che abbiamo già montato. Attenzione ragazzi, sempre come maneggiate questo pezzo, non fatelo assolutamente, un consiglio che vi do, appoggiare qui perché potrebbe rompersi e sarebbe veramente un peccato. Allora, diceva simmetrica ovviamente perché pur essendo la spalla sinistra è uguale a quella destra. Ok ragazzi, andiamo ad aprire il contenuto del numero 76. Questo all'interno troviamo due serie di viti, una RP colore azzurro identifica che va avvitata nella plastica e c'è scritto anche qui P vuol dire plastica e colore nero vuol dire che la vite va avvitata nel metallo, M metallo, quindi due serie di viti e poi abbiamo i nostri tre pezzi come nel numero 75. Come abbiamo già detto è tutto in plastica, meglio così ragazzi perché se fossero stati di metallo questi quando vanno a chiudersi qua dietro vedete andrebbero a rovinare poi la schiena del nostro Iron Man, va bene? Allora, quindi all'interno troviamo due serie di viti, abbiamo la piastra della spalla sinistra, la 76A, l'alettone della spalla sinistra, il 76B, e l'elemento decorativo 76C. Allora, andiamo subito a inserire l'elemento decorativo con la parte dove abbiamo la parte allungata qua sotto verso la punta. Non abbiate fretta ragazzi di inserirlo subito, fate questo lavoro qui, destra sinistra, lui piano piano entra perché se è troppo duro e schiacciate rompete il perno, ok? Sì, vedete, accertatevi che sia entrato e poi a questo punto potete pressare con al centro ragazzi, non da un lato o dall'altro, solo rompete al centro e pressate, tenete tutte e due le parti dietro con i due indici e con il pollici pressate. Ecco qua, vedete? E lo fate inserire bene. Attenzione, dovete fare attenzione perché deve inserirsi nel suo alloggiamento, non solo nel perno dentro il foro, ma anche nell'alloggiamento, ok? E questo è a posto. Adesso qui ci dice di montarlo subito, però io, visto che ne ho montato già uno come anche voi, andrei a vedere se è possibile lavorare meglio diversamente. Vediamo, proviamo. Ovviamente questo va montato qui. Che bello questo pezzo. In questa maniera.
Allora, in questa maniera, scusatemi ragazzi, ce la possiamo fare. Michele ce la può fare, eccolo qua. L'avevo messo al contrario. Allora, guardiamo qua dietro. Ecco, qui combacia già un po' meglio rispetto alla prima che abbiamo montato, vi ricordate? E ci dice di montare qui la vite EM. Allora, io mi faccio subito il filetto qui con la vite EM. Vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Ok, qua. Andiamo a mettere una vite EM qui. Ecco, ce l'ho fatta finalmente a mettere a fuoco l'immagine, meno male, qui. Quindi prendiamo la vite EM, eccola qui. Se volete metterci un po' di grasso potete farlo, io provo a farlo senza, ma consiglio sempre di metterlo, ma vediamo un po' se si avvita bene così. Prendiamo un altro cacciavite, questo è più calamitato, va bene. Ecco qua, e mi creo il filetto. Fatelo ragazzi, è meglio. Senza grasso devo dire che si avvita bene, ma un po' di grasso non fa male. L'importante è che non usiate grassi o oli anche specifici nelle plastiche. Non li mettete ragazzi, perché la plastica è porosa e col tempo vi si rompe. Ecco qua, il filetto, guardate, è stato creato. Guardate che bello. A questo punto possiamo mettere da parte un momento la vite EM e andiamo ad attaccare con la vite RP, come ci dice qui, con la vite RP il nostro pezzo. Quindi prendiamo una vite RP, e che vite, molto lunga ovviamente, e andiamo a metterla qua. Anche qui ragazzi, visto che nel primo pezzo che abbiamo montato ho faticato un po', mi chiedo perché devo faticare. Mi creo il filetto prima, lo inseriamo all'interno e avvitiamo. Voi fate come meglio desiderate fare, ci mancherebbe ragazzi. Ok, io faccio così perché mi trovo molto meglio poi ad assemblare i pezzi e non ho pericolo, non corro alcun pericolo di rompere qualche plastica. Perfetto, adesso svitiamo. Perfetto. E andiamo a mettere l'alettone della spalla sinistra. Ripetiamo l'operazione. Guardate una volta che arriva in fondo come si avvita facilmente la vite. Vedete? Ecco qua. A posto. Controllate il movimento, troppo duro. Allentiamolo un po'. Ecco qua, così va benissimo. Perfetto. A questo punto semplicemente inseriamo il pezzo qui e prendiamo la vite EM, che si avviterà in maniera molto più semplice
grazie al filetto che abbiamo creato prima. Andiamo a mettere in linea con il foro di plastica quello con il foro in metallo. Ecco qui, siamo a posto. Guardate come si avvita facilmente, guardate. Non spingo neanche, guardate. Ecco fatto. A questo punto non stringete troppo forte che spezzate questa aletta qui, la rompete. Ecco perché vi do i consigli di fare i filetti prima. Perfetto, basta così. Controlliamo. Posso stringere appena ancora un po', basta, perfetto. Le alette si muovono bene tutte e due, guardate. Perfetto. Allora, andiamo a vedere questo pezzo che è bellissimo. Abbiamo finito il montaggio del numero 76, ragazzi. Io vi ringrazio di avermi seguito. Se vi piace il filmato e i contenuti del filmato, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando ragazzi, se avete anche voglia, condividete su qualche gruppo dedicato appunto a questi meravigliosi oggetti di modellismo. Volevo soltanto farvi vedere una cosa, ricordatevi sempre di fare attenzione a questo, quindi posizionatelo sempre così. Allora, questo l'abbiamo finito. Questo, che è ovviamente il pezzo che poi andrà montato così, aspettate un momento, ecco ragazzi, così sicuramente si vede meglio. Allora, stavo dicendo, questo che è la parte sotto che poi terrà le due gambe, che va ovviamente montata così, ha questo pulsante qui. Secondo me, questo è la parte che bisogna lasciare quando si fa la posizione in atterraggio, vedete? Ci sono tutte le aperture. Probabilmente ci sarà anche un altro bacino fisso, probabilmente ragazzi, che si sgancerà così come si sgancia questo, per consentire appunto a chi vuole mettere l'armatura in posizione eretta, in piedi, appunto queste non servono e quindi per consentire a loro possono mettere il bacino che sarà sicuramente tutto unito qua, probabilmente ragazzi, sto azzardando una cosa, mentre invece per quelli che appunto decideranno di metterlo in posizione, la classica, quella famosissima di atterraggio sulla base, dovranno montare questa, perché essendo questa gamba più alta deve consentire appunto all'armatura di potersi aprire, ecco, mentre invece in piedi questo non serve. Potrebbe essere, perché non riesco se no a spiegarmi per adesso questo gancio qua dietro, questo sgancio, questo, che premendo fa muovere questa aletta qui, vedete? Aspettate, questa dove ho il dito io, vedete? Va bene ragazzi, numero 76, come vi ho detto l'abbiamo finito, eccolo qui, guardate che meraviglia e quanto è pesante questo pezzo. Ecco qua, numero 76 finito. Mi raccomando, se vi è piaciuto il pollice in su, se non vi è piaciuto mettetelo in su lo stesso ragazzi, perché mettere il pollice in giù è veramente brutto. Va bene ragazzi, sappiate che ho anche una pagina su Facebook, se avete piacere di iscrivervi. C'è anche, se guardate nella mia playlist, sto costruendo la Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8 e sto costruendo la mitica, anzi la leggendaria Citroën 2 cavalli Charleston sempre in scala 1:8. Attendo anche che mi arrivino i primi 3 numeri del Mazinga Z, che sarà alto 75 cm,
Speriamo che mi arrivino entro fine mese, che sono i 3 pezzi della testa, che non ci faranno completare la testa, ma ci faranno già rendere conto e capire quanto veramente valga la pena, così come per il nostro Ironman, di fare anche quella collezione. Ovviamente, ragazzi, è ovvio, per chi può farla, perché non possiamo fare tutto quello che vogliamo e questo riguarda anche me, ovviamente. Quindi con tutto rispetto, ragazzi, ci mancherebbe. Va bene, ragazzi, Michele vi saluta, vi abbraccia e vi dà appuntamento al prossimo numero, il 76 di Ironman. Se invece riceverò dei pezzi, e sarà facile, della Citroen 2 cavalli Charleston, andremo avanti anche con quella. Mi raccomando, guardate la mia playlist, datevi un'occhiata, ragazzi. E se avete qualche amico che ama queste cose e volete darmi una mano a far crescere il canale ulteriormente, io ve ne sono ancora di più grato. Condividete anche a loro, così che magari possano decidere di iscriversi anche loro al mio canale. Ciao ragazzi, un saluto a tutti da Michele, vi auguro una serena giornata a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi!